Ciao ragazzi, come facciamo a conoscere la potenza reale in quel momento del nostro impianto fotovoltaico? Di impianti fotovoltaici ne esistono due tipi. In uno è molto semplice conoscerla perché l'impianto fotovoltaico on-grid, e vado per semplificazione perché di impianti fotovoltaici poi ne esistono anche di altre tipologie, ma l'impianto fotovoltaico on-grid è connesso alla rete elettrica del gestore. Essendo che è collegato, ragazzi, alla rete elettrica del gestore, quindi abbiamo i nostri pannelli collegati all'invertere, l'invertere che alimenta i carichi di casa nostra e poi l'eccesso di energia lo dà verso la rete del gestore, è molto facile conoscere la potenza reale del nostro impianto perché l'inverter lavorerà sempre al massimo della sua potenza, estrapolerà sempre il massimo dal pannello fotovoltaico per alimentare i carichi di casa e fare l'immissione in rete. Quindi basta collegarsi nell'app del proprio invertere, vedere quando sta facendo il tuo impianto fotovoltaico e quello, diciamo, è il massimo dell'impianto fotovoltaico che sta producendo in quel momento. Le cose cambiano un po' quando ci spostiamo sull'impianto fotovoltaico off-grid e oggi parleremo proprio di questo. Quindi prima di parlare di questo concetto qui, come faccio a capire la potenza massima del mio impianto fotovoltaico off-grid, fai l'iscrizione all'interno del canale, attiva la campanellina e noi partiamo subito col video. L'impianto fotovoltaico, ragazzi, off-grid non fa affidamento alla rete elettrica del gestore, quindi il concetto che ho detto prima, che i pannelli fotovoltaici trasmettono energia elettrica all'invertere, è assolutamente vero. Che l'invertere trasmetta l'energia elettrica ai carichi di casa è assolutamente vero. Abbiamo in accoppiata anche una batteria, un accumulo e non abbiamo la rete perché non faremo mai immissione verso la rete, ok? Quindi la nostra batteria di accumulo assorberà, sarà diciamo un po' la nostra rete elettrica nazionale, però mentre la rete elettrica, ragazzi, è un serbatoio infinito e posso riversare tutta l'energia che voglio, nella mia batteria d'accumulo non è un serbatoio infinito, la mia batteria di accumulo sarà vuota, man mano sale il livello, si riempie, fino a quando sarà satura. Una volta che è satura, che cosa accade nell'impianto fotovoltaico off-grid? Quello che vedete tutti i giorni nei vostri impianti solitamente e se non lo sai te lo dico io, si abbassa la potenza fotovoltaica prelevata dal pannello, nel senso il pannello potrebbe dare di più, potrebbe dare ipoteticamente, non lo so, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, dipende dall'installazione di picco che abbiamo fatto noi sul tetto, ma se il carico di casa mia è 500 watt, il pannello produrrà, cioè l'inverter preleverà dal pannello questi 500 watt perché il resto non lo può prelevare. Dove lo metterebbe? La batteria è piena, il carico di casa è 500 watt, la rete elettrica non c'è, di conseguenza l'inverter si adegua a quello che è il carico di casa e insegue questo carico di casa. E da qui nascono alcune volte i problemi. Tanti amici del canale in passato mi hanno detto, dice Salvo, come faccio a capire dove ipoteticamente potrebbe arrivare il mio impianto? Io in passato questa cosa la facevo tramite con la stazione meteo. La stazione meteo ha un sensore di irraggiamento solare montato a bordo. Non l'ho mai consigliata perché è una stazione meteo che costa veramente tanto e poi molto complessa nell'integrazione all'interno di Home Assistant e cose, ma non è una cosa per tutti. Quindi oggi la soluzione è arrivata, è una soluzione ufficiale e vi faccio vedere di che cosa si tratta. Eccolo qui. Qui abbiamo un sensore della Victron, si chiama SolarSense 750. È un sensore di irraggiamento solare, molto semplice, poi vi faccio vedere come si configura, lo apriremo insieme e soprattutto questo non è altro che questo strumentino qui all'interno, non è altro che un pannellino con un piccolo software messo dentro ci colleghiamo, mettiamo la nostra potenza fotovoltaica complessiva del nostro impianto, quindi immaginate che abbiamo i pannelli su un'unica falda, tutti esposti a sud, metto questo strumentino vicino ai pannelli, nelle vicinanze anche del Cerbo GX, quindi devono essere c'è abbastanza copertura perché viaggia abbastanza, diversi metri si può allontanare, quindi non è un problema, nelle vicinanze e lui praticamente tramite il software interno
ci proietta quella che potrebbe essere l'ipotetica potenza fotovoltaica del nostro impianto, che il nostro impianto può raggiungere, perché come ho detto, quando abbiamo le batterie piene, il nostro impianto insegue il carico di casa. Con questo strumento qui, lui ovviamente non insegue il carico di casa, lui col suo algoritmo che ha all'interno, lui va a tracciare il punto massimo della potenza disponibile sul nostro impianto e qui le cose diventano estremamente interessanti. Dove si acquista, ragazzi, questo strumentino della Victron? Questo strumentino della Victron, per tutti gli amici che seguono il canale, sanno benissimo che il rivenditore ufficiale di questo canale è Xwin. Basta mandare un'email a ordinioffgriditalia@gmail.com, l'email è quella che vedete qua sotto, inviate una richiesta a loro, gli dice: ho visto il video di Salvo, mi interesserebbe il sensore, questo qua, il SolarSense 750 di Victron, e hai, diciamo, questa possibilità. Ma a chi è dedicato questo genere di strumento? Questo genere di strumento, ragazzi, è dedicato sia ai possessori di Victron che a non i possessori di Victron, perché questo strumento è relativamente nuovo, perché è uscito da pochissimo, ma prossimamente sicuramente questo strumento qui sarà integrato all'interno di Home Assistant. L'integrazione all'interno di Home Assistant di questo strumento qui, ma già si potrebbe leggere anche con Node-RED, si potrebbe leggere in diversi modi. Comunque, questa integrazione all'interno di Home Assistant, che prossimamente, ripeto, arriverà, permette, una volta all'interno di Home Assistant, anche di avere altri inverter, ma di conoscere quella che è la proiezione fotovoltaica. Una volta che noi conosciamo la proiezione fotovoltaica, le cose cambiano. Perché? Io ho casa che mi sta consumando 500 watt, so che ho una potenza disponibile di 8000, benissimo, in funzione di questa gli posso dire al mio sistema: guarda, quando la batteria che è al 100%, quindi la batteria è piena e la mia potenza fotovoltaica supera i 7000, fammi partire la macchina. Quando la mia potenza fotovoltaica scende a 5000, anziché caricare la macchina a 7, caricamela a 5. Sono delle automazioni molto semplici da fare all'interno di Home Assistant e andiamo a ottimizzare watt per watt con questo strumento qui. Oppure parte la macchina a 7000 watt, ma io mi accorgo, il sistema si accorge che questo qua mi dice magari che ho disponibile 14.000 watt di potenza. Bene, ok, la macchina è partita, macchina più consumi di casa mi fanno ad esempio 8000 watt, lui mi sta dicendo che ho potenza disponibile per 14 e allora mi accendo un altro carico, ok, dentro casa. Capite che si aprono diversi scenari per cui lo potevamo fare prima, ma ci dovevamo stare dietro, collegarci a una telecamera, vedere se a casa c'è il sole, vedere se non c'è il sole, vedere se poi passa una nuvola, mezz'ora, un'ora, io non me ne accorgo e magari mi tira giù un po' la batteria. Questo, ragazzi, è una lettura fatta in locale, non fa diciamo un servizio su un server remoto, quindi i dati che vengono trasmessi da lui al Cerbo GX, se parliamo di integrazione di Victron ufficiale, è un'integrazione locale. Poi, come avviene l'uscita di questo sensore verso internet, verso l'esterno? Il ponte lo faranno il Cerbo GX e il ponte lo farà in quel caso magari Home Assistant. Quindi sono loro che hanno il compito di rilanciare questo sensore poi verso l'esterno per andare a vedere questo dato e andarlo a consultare voi dall'esterno quando siete lontani di casa. Adesso, ragazzi, vi faccio vedere un attimo, lo apriamo insieme e cosa troviamo all'interno della confezione e come si configura. Apriamo questo scatolino, ragazzi. Cerco di non rovinarlo. Due viti e questo sensore qua. Appena lui prende la luce, con l'app di Victron Connect aperta, immediatamente me lo trova. Infatti,
se io provo a collegarmi, lui mi chiede il codice, allora lo abbino, eccolo qui abbinato, lui mi tira fuori una notifica allarme per bassa tensione della batteria, perché ovviamente questo, come ho detto, ha una batteria integrata all'interno, quindi questa cellula fotovoltaica che vediamo qui andrà a ricaricare la batteria a ioni di litio che si trova all'interno. Cliccando qua sopra lui mi chiede la potenza di picco praticamente del mio impianto, quindi qua andiamo a mettere un valore, non lo so, gli diciamo 10.000. Ok, lui parla, guardate qui, ci clicco sopra, facciamo attenzione perché lui parla di watt, quindi quando parliamo abbiamo 10 kW dobbiamo mettere 10.000, ok? Torniamo indietro e lui mi sta dicendo la potenza fotovoltaica disponibile, ok? Mi dice anche il rendimento giornaliero, ok? Mi va a calcolare tutto. Se questa cellula fotovoltaica adesso la portiamo fuori al sole, vi faccio vedere che questo numero incrementa. Guardate qua, io la sposto, la metto un secondo al sole, voi guardate sempre qua il telefono, quindi la metto qui, diciamo nella finestra dove prende più sole, sicuramente è incrementato il numero. Ok, lui mi sta dicendo che la mia potenza fotovoltaica in questo momento dove l'ho messa è 233 watt, ok, vedete, per un irraggiamento solare di 24 watt al metro quadro. Allora, guardate qui, questo è quello che sta facendo il sensore. Io l'ho messo, ragazzi, come capita, in giardino, con inclinazione non uguale ai miei pannelli. L'ho messo lì per farvi vedere il dato, lo installerò in maniera accurata. E questo è la stima che sta facendo lui, quindi 11.9. Questo è il mio impianto, 10 in questo momento. Considerate che la mia batteria ancora non è piena, quindi c'è un po' di differenza. Considerate che la batteria siamo al 97, quindi ha la carica un po' limitata, quindi non è proprio la potenza piena dell'impianto, ma diciamo che già, ok, già ci siamo. Ok, a me questo valore 11,9 sta bene. Con questo valore che io conosco reale di dove potrebbe arrivare il mio impianto fotovoltaico, perché ripeto non è questa è quella reale che proviene dai pannelli fotovoltaici, questa è la stima di quel sensore lì. Infatti vedete che mi dà un'irradiazione solare di 700 watt circa, 700 watt al metro quadro. E calcola, man mano vedete che qua si sta aggiornando, va a calcolare il rendimento odierno, cioè quello che è, questo è un valore ovviamente vero perché viene misurato dal sensorino, dal SolarSense 750 di Victron, è un valore che lui man mano praticamente aggiorna. Ragazzi, per trovarlo all'interno del sistema Victron che cosa dobbiamo fare? Questo è il nostro sistema, diciamo, di supervisione Victron. Andiamo a cliccare dentro impostazioni, scendiamo fino a trovare la voce integrazioni, quindi relè, sensori, inverter fotovoltaici, Modbus, Node Red, quindi dentro integrazione, sensori Bluetooth, e vedete che qui già lo trova SolarSense 8CC2, SolarSense 750, ok? L'ha trovato. Se questa spunta non è attiva, attivate questa spunta in maniera tale che attivando questa spunta e tornando indietro, quindi ce ne andiamo dentro dispositivi, lo andiamo a trovare qui SolarSense. Qui ci propone l'irraggiamento solare, la temperatura della cella, ok, quella temperatura che voi avete visto, non confondete, non è la temperatura ambiente ma è la temperatura a cui arriva la cellula fotovoltaica, la potenza stimata e il rendimento giornaliero, ok? In funzione di questa potenza stimata lui va a calcolare il rendimento giornaliero. In questo momento ad esempio a me mi sta stimando una potenza di 6.009, il rendimento giornaliero mi sta stimando che io avrei potuto fare in questo momento con l'impianto 8,4 kWh ora, parliamo 8.410 watt/ora se parliamo in termini di watt. Se questo video, ragazzi, è stato utile,
come tanti altri contenuti che io porto all'interno del mio canale, contenuti tecnici, contenuti di prodotti interessanti, prodotti che possono aiutarci a semplificare un po' la vita sul mondo del fotovoltaico per ottimizzare i nostri autoconsumi dentro casa. Io come sempre vi invito a mettere un mi piace, un commento che non dovrebbe mai mancare insieme a un mi piace, perché mi aiuti parecchio con il video. Anche la nuova funzione dai hype al video è una cosa estremamente interessante, che puoi praticamente supportarmi anche in questo, perché credetemi ragazzi che dietro un video c'è tantissimo lavoro, tantissimo tempo da andare a dedicare. Quello che per voi può sembrare semplice, per me fa la differenza, fa una differenza enorme. Quindi avere un supporto costante da parte vostra mi permette sempre di portare contenuti nuovi e spendermi sempre di più per l'intera comunità. Ciao a tutti! Basta bollette, un sogno che si avvera, la libertà è la nuova primavera, con l'off-grid l'energia è solo tua.